Buongiorno. Un problema molto diffuso tra gli strumentisti ad arco consiste nell'usare troppa forza rispetto a quella necessaria. Non c'è bisogno di fare degli esempi, dato che la stragrande maggioranza di noi, prima o dopo, ne ha avuto esperienza. A tal proposito ritengo utile considerare che la nostra muscolatura è più propensa ad afferrare, abbracciare, chiudersi, piuttosto che il contrario, aprirsi. I muscoli flessori degli arti sono più sviluppati dei muscoli estensori. L'arco è un oggetto il cui uso è dinamico e per essere controllato richiede una grande perizia anche relativa all'uso di micromovimenti per lo più inconsci. Venendo all'argomento di questo video, possiamo affermare che una gran quantità di strumentisti ad arco è portata a tenere l'arco stesso con più forza del necessario, talvolta addirittura a stringerlo. Va precisato che in determinate situazioni l'arco va tenuto con forza, ad esempio nel martellato. Citiamo, ad esempio, il numero 1 dell'importante Étude du mécanisme de l'archet di Georges Catherine, perdonate la mia bruttissima pronuncia francese, in cui l'autore prescrive di tenere l'arco ben stretto tra le dita. Tuttavia, nella maggior parte dei casi non è necessaria una gran quantità di forza, anzi, una presa troppo forte rappresenta una delle principali cause del malfunzionamento del sistema arco-braccio. Per comprendere in maniera immediata ed inequivocabile quanto appena affermato, proviamo a muovere il braccio mimando la condotta dell'arco, tenendo le dita, la mano e il polso rilassati, e proviamo a fare la stessa cosa stringendo il pugno. L'irrigidimento del pugno, delle dita, quindi genera una reazione di irrigidimento a catena nel polso, nel gomito, eccetera, eccetera. Una presa dell'arco troppo forte è causa di un suono sgradevole ed è un ostacolo per i colpi d'arco fondamentali, come ad esempio quelli saltati, che non sono possibili se l'arco è preso con una presa troppo forte. Non è sempre sufficiente prestare attenzione alla forza della presa dell'arco per risolvere il problema, come non sempre è sufficiente invitare l'allievo a non stringere l'arco. Il grande didatta Simon Fisher, nel suo libro Basics, ci propone un esercizio efficacissimo nel contrastare la naturale e difficilmente controllabile tendenza a stringere l'arco. Si tratta dell'esercizio numero 6 che andiamo a leggere. Inclina molto l'arco come quando si suona sul margine esterno dei crini. Quindi facciamo ruotare in avanti la bacchetta. Appoggia il mignolo sul tallone posato sul bordo interno della bacchetta, quello più vicino all'esecutore. Alza medio e anulare dall'arco. Considera ora il peso dell'arco che è sostenuto dall'indice ben ricurvo e bilanciato dal mignolo e dal pollice. Bilanciato, attenzione, non si parla di forza, si parla di equilibrio. Se ne fosse tolto uno qualsiasi, l'arco cadrebbe. Non provo con l'indice, anzi sì, proviamo, lo tengo su con l'altra mano. In questa posizione l'arco è ben equilibrato nella mano e non ha bisogno di essere tenuto con forza. Possiamo anche provare un po' a fare questo tipo di movimenti. Al tallone posa il medio alla sinistra del pollice un po' più del solito e alza l'indice, cioè praticamente sostituiamo l'indice con il medio. Si irrigidirà un po' la base del pollice, non è così semplice come sembra vedendo me, ma con un po' di pratica ci si riesce.
Ora l'arco è bilanciato dal medio, dal mignolo e dal pollice. Cerca di sentire il peso dell'arco sul medio. Rimetti ora l'indice e l'anulare sull'arco e tienilo normalmente con tutte le dita. Ricerca la stessa sensazione del peso e dell'equilibrio in ciascun dito senza stringere l'arco. Vi invito a provare questo esercizio e siccome Simon Fisher è molto più bravo di me a spiegare questi esercizi, direi che potreste tutti comprare il libro. Tra l'altro, tradotto in italiano con la magistrale competenza di Enzo Porta. Se il video vi è piaciuto mettete un like e iscrivetevi al canale. Mi fa molto piacere ricevere i vostri commenti perché sono sempre degli spunti di riflessione o degli stimoli per ulteriori video lezioni. E soprattutto andate a studiare.